Ciao ragazzi, qui è Asiaxi. Benvenuti nel sesto episodio della carriera nella modalità My Team di F1 Manager 24 alla guida della Lamborghini. Siamo nel quartier generale in attesa del weekend di Miami negli Stati Uniti, ma prima abbiamo diverse cose da fare e tutte molto importanti per costruire una squadra competitiva per la prossima stagione, ma anche per quella attuale. Lo scouting non si è fermato ed ho fatto visionare due ingegneri di gara. Il primo è Mark Slade, che qui possiamo confrontare con l'ingegnere della nostra prima auto. È sicuramente migliore, ma il fatto che la comunicazione sia più bassa di quella del nostro attuale ingegnere mi lascia dei dubbi se offrirgli o meno un contratto. Diverso il discorso per Ben Mitchell, attuale ingegnere della Aston Martin. Lui supera Angelella in tutte le valutazioni. Per questo motivo penso che offrirò un contratto a lui con la solita tecnica. Contratto da 3 stagioni con uno stipendio da 1 milione ed un buon bonus alla firma, ma voglio una risposta immediata. Ovviamente sappiamo che rifiuterà, come stiamo vedendo, ma sappiamo cosa vuole e gli va tutto bene, tranne non aver tempo per pensarci. È assurdo, ma funziona così. Modifichiamo solo il moltiplicatore e gli diamo una settimana per pensarci. Nello scorso episodio avevamo approcciato Dirk De Beer, capo dell'aerodinamica dell'Alpine, ed ora, dopo averci pensato, ha accettato il contratto da 3 stagioni a quasi 3 milioni di stipendio, che gli avevamo offerto nel precedente episodio. Mi sembra un'operazione realistica e per questo possiamo concluderla. Dall'anno prossimo Dirk sarà il nostro capo dell'aerodinamica. Ma non è l'unico ad aver accettato, anche Pat Fry, capo tecnico della Williams, ha accettato il triennale da oltre 2 milioni e mezzo ed anche in questo caso sono convinto di poter confermare l'assunzione, che lo renderà il nostro capo tecnico a partire dal 2025. Sono passati circa 7 giorni e i lavori alla sala del consiglio sono stati ultimati. Grazie a questo aggiornamento la nostra attrattiva è salita di 10 punti e l'incremento della fiducia del consiglio salirà del 10% in più da adesso in poi. E contemporaneamente è arrivata la conferma da parte di Ben Mitchell, che ha quindi accettato il contratto che gli avevamo offerto, come prevedibile. Quindi, dal prossimo anno, sarà lui l'ingegnere del nostro primo pilota. Sono passati altri 4 o 5 giorni e il progetto del telaio è stato completato, così come quello delle pance laterali. Il nostro nuovo pacchetto di aggiornamenti quindi è quasi completato. Non ci resta che produrre 4 pezzi per ogni progetto, anche se dubito saranno pronti in tempo per la gara di Miami. E si sono conclusi anche i lavori che avevamo programmato per il centro di progettazione. Oltre al miglioramento di un punto percentuale delle varie statistiche, otteniamo anche la possibilità di aggiungere 4 ingegneri al gruppo, che ci consentirà di sviluppare di più e più velocemente. Giusto in tempo perché si apre il nuovo periodo ATR. L'ultimo componente da aggiornare sono le sospensioni, quindi mi sembra giusto investire in un nuovo progetto. Dopo aver giocato con gli slider otteniamo un buon miglioramento delle velocità, ma anche delle altre caratteristiche, seppur non così incredibili. Un altro progetto importante è sull'alettone posteriore. Infatti, il DRS continua a essere un grosso punto a sfavore, in quanto non riusciamo a sfruttarlo appieno. E qui abbiamo un grosso upgrade per le mani, 0,39 km/h e quasi il 5% di efficacia del DRS in più. Ma guardate anche i miglioramenti in sterzata. Questo pezzo sono sicuro ci farà fare un salto di qualità incredibile quando sarà pronto. Sappiamo che il regolamento è stato leggermente modificato e le pance laterali hanno le modifiche tecniche maggiori, quindi con gli ultimi 2 ingegneri liberi andremo a studiare le novità. Il progetto è equilibrato, non mi sono voluto concentrare su qualcosa in particolare in modo che sia più omogeneo possibile. Ed alla fine ho deciso di provare a visionare anche un direttore sportivo, precisamente Julien Roux. Anche lui è decisamente più preparato del nostro attuale direttore sportivo, quindi credo che offrirò anche a lui un contratto. Primo approccio da 1.700.000 euro per 3 stagioni. Purtroppo il suo contratto è lungo e presenta anche l'indennità, quindi dovremo pagare un po' di soldi, ma è una spesa che possiamo permetterci. Prima proposta ovviamente rifiutata, quindi aumentiamo lo stipendio, mentre diminuiamo il bonus alla firma e gli diamo 7 giorni di tempo per pensarci. Abbiamo visionato un altro ingegnere, William Joseph della McLaren. Il confronto con Ogle, l'ingegnere di Perman, è impietoso. Dobbiamo provare assolutamente ad offrirgli un contratto triennale, ormai scelta fissa per gli accordi, da 1.100.000 all'anno ed una discreta somma di bonus alla fine. Ovviamente viene rifiutata la nostra proposta, ma siamo vicini ad un accordo. Scendiamo di 100.000 euro per quanto riguarda lo stipendio annuale, diminuendo anche il moltiplicatore di rescissione di 0,10 punti. Offriamo anche leggermente più soldi per il bonus alla firma e gli diamo una settimana per pensarci. Vediamo velocemente l'addestramento, che ormai è sempre lo stesso, probabilità di errore aumentate del minimo possibile e durata della sosta leggermente diminuita. Finiscono i lavori all'hub squadra e gli effetti sono molto grossi. Sviluppo settimanale e mentalità che raddoppiano in efficienza, con l'attrattiva squadra che fa anch'essa un buon passo in avanti. Ma ora è il momento di pensare al weekend di gara. A Miami abbiamo rettilini lunghi e zone a bassissima velocità. Si prospetta un weekend difficilissimo. Inoltre è prevista pioggia per tutti e 3 i giorni. Per quanto riguarda gli obiettivi di gara, torniamo ai più bassi possibili. Esagerare non ci ha portato bene ultimamente. E siamo ancora una volta a Miami. La Formula 1 torna nella città più magica.
Qui il sole batte tutto l'anno. Siamo al Gran Premio di Miami. Benvenuti in Florida, all'Autodromo Internazionale. Dopo la prima ed unica sessione di prove libere, vediamo il resoconto. Abbiamo fatto un buon lavoro almeno questa volta, con l'assetto di entrambi. Anzi, con quello di Giovinazzi siamo stati quasi perfetti. Si spera che la fiducia sia abbastanza alta per entrambi, in modo da evitare errori troppo gravi. La pioggia mi preoccupa non poco in questo senso. Ora scenderemo in pista per le qualifiche della gara sprint. Benvenuti a tutti! Siamo alle qualifiche per la sprint. I piloti sono quasi pronti. Nel giro di lancio, Berman ha commesso questo errore ed è andato in testa coda, grazie al cielo senza danni. Alla fine non abbiamo fatto un gran giro e come vedete partiremo nelle ultimissime posizioni. Qualche rimpianto per Berman perché probabilmente senza il testacoda iniziale avrebbe avuto la possibilità di fare meglio, visto che le temperature si sono alzate tantissimo in seguito all'errore fatto poco prima di lanciarsi. Le qualifiche si sono concluse con la pole di Perez che partirà davanti a Verstappen e Piastri. Nessuna vera sorpresa in top 10. Questo weekend avrà un format diverso, con la gara sprint di oggi a scombinare le carte. In gara partiremo con l'asciutto, ma poco dopo la metà della corsa inizierà a diluviare tanto da dover mettere full wet. Stessa strategia per entrambi i piloti ovviamente, c'è poco da pensare in una sprint. E qui a Miami è il momento della sprint. Luci spente e via partiti! Buono lo spunto di entrambi i nostri piloti, ma Berman parte così bene da riuscire ad attaccare Gasly nelle prime curve. Ottima partenza del pilota inglese, che sembra in buona forma. Non ha perso tempo nemmeno Antonio, che al primo rettilineo disponibile ha messo nel mirino l'Alpine ed allungando la staccata ha chiuso il sorpasso all'interno. E così sale in 21ª posizione. Ma pochi giri più tardi è uscita una safety car. Russell ha valutato male il punto di frenata ed andando al bloccaggio ha centrato in pieno un incolpevole Leclerc ed entrambi sono stati costretti al ritiro. Bruttissimo incidente tra l'altro. Rientrata la safety car ci siamo messi in auto con Berman, ma questa volta il nostro pilota non ha avuto i riflessi pronti e Sargent è riuscito a prenderli diversi metri di ripartenza, nonostante le gomme medie. Berman tuttavia si è riavvicinato nuovamente al pilota americano. Cerca spazio, ma Sargent lo chiude sfruttando il muro ed alla fine riesce a mantenere la sua posizione. Sono passati 5 giri ed ora diluvia tantissimo. Entra prima Giovinazzi. Problemi durante la sosta, non so esattamente cosa sia successo, ma ci abbiamo impiegato una vita. Ed il giro successivo siamo riusciti incredibilmente a fare un altro errore box, stavolta durante la sosta di Berman. Praticamente ora la nostra gara è finita. Il pilota inglese riesce a togliersi la soddisfazione di un alto sorpasso. Stavolta è da Nijo, dopo avergli preso l'interno in curva 1. Rivedendolo da fuori possiamo apprezzare anche meglio la bella manovra effettuata da Berman, nonostante il tentativo di difesa del pilota cinese. E porta a casa il sorpasso. Ma è stata anche l'ultima emozione della gara, che si è conclusa così. Verstappen ha vinto ancora, con Piastri in seconda posizione. Male Perez, che ha perso 2 posizioni. Ancora in top 10 le Racing Bulls, ma ancora una volta devono rinunciare ai punti. Ora dobbiamo qualificarci per la gara di domenica. Ciao a tutti e benvenuti a questa attesa fase di qualifiche. Qualifiche della gara che hanno visto Sargent sbattere contro il muro, una volta aperto il gas in uscita dalla curva. E contemporaneamente hanno visto Verstappen tornare in pole, precedendo di un decimo Sainz e il compagno di squadra. Albon in top 10 invece mi preoccupa il campionato costruttori, mentre noi siamo stati eliminati in Q1 e partiremo in 18ª e 20ª posizione. Pioverà tutta la gara, ma mai così tanto da dover montare le full weight, motivo per cui c'è poco da spiegare anche in questo caso. Entrambi i piloti seguiranno la stessa strategia, a meno che non ci siano inconvenienti di vario tipo. L'attesa per la gara è alle stelle ormai e sugli spalti si respira l'aria delle grandi occasioni. Quest'oggi Lewis Hamilton potrebbe decisamente fare una grande gara. Partendo dalla 9ª posizione si troverà a lottare per i punti con una concorrenza molto agguerrita. Finalmente ci siamo, inizia il Gran Premio di Miami. Luci spente e via partiti! Parte la gara e Giovinazzi riesce a affiancarsi a Magnussen in curva 1, per poi portarsi avanti nel cambio di direzione che lo favoriva. Tuttavia, il pilota Haas non ha mollato ed è rimasto affiancato all'esterno per diverso tempo, fino alla chicane successiva dove finalmente Giovinazzi è riuscito a chiudere il sorpasso. Antonio è riuscito a stargli davanti per diversi giri, ma alla fine la Haas ha fatto valere la sua velocità sul dritto e Magnussen si è ripreso la posizione sul nostro pilota, senza faticare poi così tanto. Kevin Magnussen dice grazie tante.
Problema al motore invece per Tsunoda, che è stato costretto al ritiro. Direi che non è contento della sua auto. I can't believe this car. Sono iniziate le prime soste, ma la bagarre tra Giovinazzi e Magnussen non è ancora finita. Staccata prepotente di Antonio, che poi in trazione è riuscito a passare il pilota dell'Haas, portandosi dietro Ocon su gomme nuove, che lo ha infilato poi al rettilineo successivo. Nel frattempo, Sargent ha commesso lo stesso identico errore delle qualifiche, nello stesso punto, per fortuna senza causare safety o bandiere rosse. Che tengano. Sarà un brutto colpo per la sua sicurezza. Dopo la sosta, Giovinazzi ha preso Gasly, lo ha puntato sul rettilineo ed è riuscito a infilarsi in curva 6, ma pochi secondi dopo, a causa delle gomme non ancora in temperatura, Antonio è andato in testa a coda. Nulla di grave, infatti ha poi ripreso la corsa normalmente, mantenendo anche la posizione davanti a Gasly, mentre il compagno di scuderia del francese ha perso il controllo dell'auto, colpendo le barriere e distruggendo la sua di auto, che è rimasta ferma in pista. Obbligatoria la bandiera rossa. Alla ripartenza scatteremo dalla 17ª e 20ª posizione. Si può ripartire, la pista è pronta e i piloti schierati. Si spengono le luci e via, partiti! Ottima ripartenza di Giovinazzi, che subito si affianca a Joe e prende la posizione accodandosi a Magnussen. Un replay ci mostra Berman all'interno di Gasly mentre tenta di prendere la 17ª posizione con successo. È un fire il pilota inglese, non si salva nemmeno Hülkenberg, che vede la LB1 apparire all'interno all'improvviso. Decide di provarci. E passa in 17ª posizione. E dopo poche curve, sul traguardo, Berman si è affiancato anche a Joe, prendendo la 16ª posizione. Ha fatto fuori 3 piloti in un giro, avranno scambiato l'auto con Verstappen, se no non si spiega. Siamo all'ultimo giro, in auto con Antonio negli scarichi di Bottas. Sono sicuro che ci proverà, ed infatti prende l'interno e tenta il sorpasso. Il pilota finlandese tenta di resistere all'esterno il più possibile, anche in una chicane così stretta come questa, ma alla fine si deve arrendere. Se la gara fosse durata un giro di più, saremmo riusciti a superare anche Magnussen. Peccato. Sul gradino più alto del podio. Ecco la bandiera a scacchi. Max Verstappen è il vincitore. Un degno epilogo per una gara piena di emozioni. Ed invece si conclude qui, con Verstappen vincitore ancora una volta. Noi concludiamo in 14ª e 16ª posizione. Dalla bandiera rossa in poi la nostra gara è stata perfetta. Ottimi entrambi i piloti. Di sicuro i tifosi di Verstappen ora staranno festeggiando il loro idolo. Vittoria numero 5. Non ha sbagliato un colpo oggi e si porta a casa un trofeo meritato. Dopo un Gran Premio di Miami molto intenso, ora le squadre sono pronte a festeggiare. E con questo il weekend di Miami è ai titoli di coda. Adesso le squadre dovranno pensare a Imola, dove è in programma il nuovo Gran Premio dell'Emilia-Romagna. Quindi Verstappen vince davanti al compagno di scuderia e a Carlos Sainz. Bellissima gara di Fernando Alonso, che guadagna 4 posizioni e chiude settimo. Alla fine di questo weekend, Verstappen guadagna altri 10 punti sul compagno di squadra, mentre nei costruttori il dominio Red Bull è evidente. Direi che ormai sono imprendibili. Tornati al QG, riceviamo una mail che ci informa che Junior Rus ha accettato il contratto che gli avevamo offerto. Ci costerà 2 milioni questa assunzione, ma sono soldi che vanno investiti. Conservarli serve a poco, ma soprattutto, dopo tanto tempo, arriva anche la risposta di Kimi Antonelli, ed anche lui si è deciso ad accettare. 3 anni di contratto ad 1,5 milioni a stagione con un bonus alla firma abbastanza consistente. Ma siamo riusciti ad inserire il moltiplicatore al massimo. Sarà difficile che qualcuno tenti di portarcelo via. E quindi diamo il benvenuto al nostro nuovo affiliato, che non vedo l'ora di poter vedere in azione sulla nostra Lamborghini. E con queste 2 buone notizie si conclude il video. Spero vi sia piaciuto. Se così fosse, lasciate like ed iscrivetevi per tanti nuovi contenuti. Noi ci vediamo in Italia per il Gran Premio dell'Emilia Romagna.